bentornati nel forum e oggi scopriremo perché nessuno di noi sopravviverebbe a un'apocalisse zombie. Questa è la recensione di End of the World Zombie Apocalypse, che è un gioco in Italia presente, almeno nella sua versione italiana, appunto da poco, perché questo in particolare è uscito lo scorso Modena, quando era ancora Modena il play, grazie alla Isola Ilion, che ha portato in realtà, anzi sta portando le altre versioni di questo gioco, perché non esiste solamente Zombie Apocalypse, ma esistono vari End of the World. Esiste Ira degli Dei, in cui l'apocalisse è scatenata da creature divine, appunto, che scatenano la loro ira in una vera e propria apocalisse sulla Terra. Esiste una versione invasione aliena, che non può mai mancare, e un'invasione anche rivolta delle macchine stile Terminator, per capirci. Attualmente sono disponibili da acquistare in italiano Zombie Apocalypse e Ira degli Dei. Ogni manuale è caratterizzato da un colore, questo è il rosso, Ira degli Dei è giallo-oro. Gli altri due dovrebbero arrivare in italiano, a quanto dice il sito della Isola di Ilion, nel 2025. Quindi quest'anno. Originariamente il gioco, non mi sono troppo addentrato nella storia editoriale, però era stato pubblicato dalla Fantasy Flight, con cui condivideva alcuni elementi importanti con il sistema, diciamo, autoctono di casa della Fantasy Flight. Attualmente è distribuito dalla Edge Studio, che tra l'altro è uno dei distributori anche di Asmodee. Noi ve lo abbiamo tra l'altro già nominato questo gioco, o meglio ve l'ha nominato Daniele. Nel suo primo video sui giochi di ruolo in Europa l'aveva identificato fra alcuni dei giochi caratterizzanti della Francia. In realtà sembra che effettivamente, sebbene provenga dalla Francia, le prime tracce, diciamo, di The End of the World vengano da un autore spagnolo, questo per chiarire il punto. Comunque, di che cosa si parla in questo gioco, che tra l'altro è da far notare è un gioco originariamente del 2015, quindi ha su di sé ormai una decina d'anni, e devo dire che in alcune parti questi 10 anni si sentono. C'è anche da dire però che, per essere un gioco del 2015, nel 2015 presentava degli elementi che erano abbastanza interessanti. Era un periodo in cui non erano arrivate ancora, o non si erano stabilizzate tutte quelle caratteristiche del gioco di ruolo fortemente narrativo che abbiamo ora in Italia, o comunque nella maggior parte d'Europa, e già le iniziava a presentare, quindi 10 anni fa era un po' un precursore sotto alcuni aspetti. Tanto che, se andate a vedere, molti in recensioni, diciamo, originali del tempo lodano la sua semplicità di sistema e anche il fatto che la scheda sia molto veloce da fare, e questo rimane vero ancora oggi, tranne per un elemento che dirò fra poco. Comunque, di che cosa stiamo parlando con End of the World Apocalisse Zombie? Mi sembra che non mi debba spiegare, stiamo parlando di un'apocalisse zombie in tutto e per tutto. Non ci viene sostanzialmente detto all'interno del manuale che tipo di specifica invasione zombie si tratti. Lo potete decidere assolutamente voi. Volete una cosa alla Resident Evil, volete una cosa all'Alba dei Morti Viventi, qualcosa alla Walking Dead, alla Z Nation, alla Left 4 Dead, e lasciate decidere a voi. Quello che importa è che i morti camminano e che voi siete i protagonisti. Con voi intendo, almeno nella teoria originale del gioco, voi che state guardando questo video, perché diciamo la caratteristica fondamentale di tutti gli The End of the World in sostanza è che voi giocate voi stessi, e ci sono elementi della creazione del personaggio che sono espressamente mirati a fare in modo che voi creiate un personaggio il più simile possibile a voi stessi. Questo è un elemento molto innovativo, è una idea bellissima, oserei dire, sulla carta, ma secondo me rappresenta anche uno degli scogli maggiori che questo gioco si pone da solo, in un certo modo. Su questo discuterò in conclusione. Quale sistema usa, che vi spiegherò con un apposito riquadro, diciamo, di analisi. Usa il sistema in realtà che era caratteristico della Fantasy Flight, che è il Narrative Dice System, originariamente creato, diciamo, originariamente emerso
con Warhammer Fantasy RPG, la terza edizione, che prevede sostanzialmente di creare una riserva di dadi di cui alcuni sono positivi e alcuni sono negativi. Qua è esattamente uguale, solo che questo sistema, quello di The End of the World intendo, appare semplificato perché useremo solo i D6, ecco perché ne vedete così tanti sul tavolo, e non dadi di altre taglie, per così dire. Ma a questo punto io direi di passare immediatamente a vedere la scheda, che in realtà è molto rapida. Vi spiego come si compila la scheda, vediamo un personaggio di esempio e poi dirò alcuni miei dubbi riguardo a questa forma di creazione. Allora, come vedete questa è la scheda, un'unica pagina, molto basilare come design, ma ci sono tutte le informazioni che ci servono. Innanzitutto vedete il nome del mio personaggio, John Doe, ovvero la persona generica nei casi di polizia negli Stati Uniti. Quelle ruote indicano i valori delle nostre caratteristiche. Dove vedete il pallino nero è il numero, è il valore della caratteristica, tipo ad esempio fisico, entrambi il pallino sarebbe sul 3, quindi il valore è 3. Come vedete in realtà esistono 3 categorie di caratteristiche, in cui in ognuna ve ne sono 2, quindi in totale sono 6. Ognuna è divisa in una caratteristica offensiva e una caratteristica difensiva, quindi una che andrà utilizzata quando in quel determinato ambito state cercando di fare qualcosa di proattivo e l'altra quando cercate di difendervi da qualche tipo di minaccia. Tutte queste caratteristiche partono da 1. Noi potremo in creazione distribuire 10 punti in totale. Inoltre, ogni gruppo di caratteristiche avrà in creazione un tratto positivo, ad esempio sotto fisica vedete che ho atletico e storta alla caviglia, quella è la caratteristica invece il tratto negativo. Questo sarà importante per calcolare il numero di dadi che andremo a tirare durante la prova. Sotto ad ogni macro caratteristica, diciamo, trovate le tabelline per indicare lo stress e i numeri che vi indicano, che sono quelli 1, il 2 e 3 accanto alle barrette bianche, che indicano la resistenza crescente allo stress che andrete ad accumulare mano a mano che il vostro stress aumenta. Su questo mi riservo di spiegarvi meglio quando si parlerà del sistema. Vi basti sapere che se una qualsiasi di quelle tabelline si riempie completamente, quindi tutte le 9 caselle sono barrate, il vostro personaggio muore. Sotto abbiamo lo spazio per indicare i traumi, che sono anche qui importanti per individuare quanti dadi negativi avrete, che di partenza si spera non si hanno. È possibile inserirne uno in creazione nel caso questo sia coerente con il personaggio. In seguito abbiamo l'equipaggiamento. Ora vedete io mi sono inserito 3 oggetti, una mazza da baseball, uno zaino e un portafoglio. L'equipaggiamento va deciso in maniera corale con il resto del party, in maniera che sia coerente con il vostro personaggio e sostanzialmente anche quindi con la vostra persona, e ovviamente non sia troppo potente per l'inizio del gioco, per la situazione in cui vi trovate. Generalmente poi l'equipaggiamento non ha veri e propri bonus particolari, se non darvi dadi aggiuntivi o fornire quell'utilità che normalmente fornisce nella vita reale. L'unica caratteristica ovviamente delle armi che avranno un valore di danno. Molto semplicemente poi quando si va a vedere la sua utilità nel sistema, ogni pezzo di equipaggiamento c'è una tabellina che indica quanti dadi bonus vi fornisce quando andate a fare un tiro, quindi molto basilare. Ora, come si crea il personaggio? Innanzitutto mettetevi al tavolo e distribuite le caratteristiche nel modo in cui ritenete più consono rispecchino la vostra persona. Quindi siete una persona particolarmente atletica nella vita reale, ma magari non troppo sveglia, più fisico, meno mentale. Siete una farfalla sociale, per così dire, ma non uscite mai di casa, più sociale, meno fisico. Questo avviene per tutti i giocatori e a questo punto gli altri giocatori dovranno votare per ogni caratteristica se voi avete effettivamente posto dei punti in maniera che vi rispecchiano. Potranno a questo punto decidere di
mantenere i punti come li avete distribuiti voi, dirvi di abbassare o aumentare la caratteristica di un punto. Nel caso questo succeda, questo bonus che vi è stato dato o questo malus che vi è stato inflitto a una delle caratteristiche sarà controbilanciato dal fatto che voi dovrete o eliminare uno dei tratti positivi da quella categoria di caratteristiche o uno dei negativi. Nel caso non ne abbiate, invece lo dovrete aggiungere. Quindi sostanzialmente, se vi tolgono qualcosa dalle caratteristiche e ottenete tratti positivi, se vi aggiungono qualcosa perdete tratti positivi o ottenete tratti negativi, per controbilanciare appunto. La stessa cosa dovrebbe funzionare così per l'equipaggiamento, cioè se vi inserite qualcosa nell'equipaggiamento che è un po' insensato, a quanto pare per la vostra persona vi potrebbe essere detto di levarlo oppure di aggiungere qualcosa. Questo step dovrebbe essere ripetuto teoricamente anche per i primi tratti che voi andate a inserire, che dovrebbero essere dei tratti coerenti sia in positivo sia in negativo con la vostra persona, e eventualmente sui traumi che voi potete inserire nella scheda di partenza. Ora, non si consiglia, e non consiglia neanche il manuale, se è per questo, di inserire, se non è vostra volontà, traumi effettivi della vostra persona, ma ad esempio, non lo so, se avete paura del buio potrebbe essere un'idea inserirlo. Bisogna tenere conto comunque che questi passaggi dovrebbero essere seguiti anche nell'ipotesi in cui voi non vogliate giocare voi stessi, ma vogliate sostanzialmente realizzare il classico personaggio che vi siete immaginati da voi. In questo caso la votazione dovrà essere fatta sull'idea che voi avete dato del vostro personaggio quando l'avete presentato al party. Questa è tutta la scheda. Quindi ora ritorniamo un secondo a noi e vi dico i miei pensieri. È innegabile che il concetto sia innovativo e da un certo punto di vista anche divertente da giocare. Il problema però, perché a questo punto mi sento che è il caso di dirlo, posso ritenere che per alcune persone, e con queste alcune persone intendo me, ma a quanto pare molti altri che nel tempo hanno parlato del gioco, sono disponibili ormai, appunto il gioco è fuori da 10 anni, quindi se andate a cercare un po' in giro le troverete, molte altre persone hanno fatto notare come l'idea di giocare se stessi è divertente esattamente una volta, perché poi sostanzialmente il personaggio non ha possibilità di crescita, perché siete voi, il personaggio cresce quanto crescete voi, e la seconda volta che lo fate è molto probabile che sarà molto simile alla prima volta che lo avete creato. Inoltre, e questo a quanto pare sfortunatamente ho visto è successo in concreto, questa idea di votare sulle caratteristiche che vi siete dati a seconda del tavolo in cui vi trovate, se state facendo una one shot allunga mostruosamente i tempi di creazione del personaggio, che in realtà sarebbero velocissimi. 2, è un po' macchinoso e possibilmente può creare dei conflitti inutili, secondo me. Mi spiego: se siete al tavolo con degli sconosciuti mi sembra abbastanza ovvio, a meno che non ci sia una persona particolarmente antisociale che vi dicono qualcosa tipo 2 a intelligenza, no, tu sei assolutamente da 1, oppure perché ti sei messo 3 a forza, non mi sembra una persona che riesce a sollevare nemmeno una sedia. Quindi, cioè, o si rischia di creare discussioni sulle vostre caratteristiche fisiche decise arbitrariamente, oppure molto semplicemente la votazione va vuota, nel senso che nessuno dice ovvio tieniti quelle che ti sei messo. Quindi lo vedo un passaggio un pochino troppo conflittuale, senza essere molto utile sostanzialmente, tenendo conto che poi tutto il gioco è basato sul viaggio del vostro personaggio, su come teoricamente voi, interpretando voi stessi, potreste reagire di fronte a una situazione effettivamente traumatica e di crollo sociale come è propriamente un'apocalisse zombie. Il problema è che non vi trovate di fronte davvero alla situazione, quindi nulla vi vieta di dire io sarei ovviamente l'eroe della situazione e trovarvi e comportarvi di conseguenza il gioco, quando molto probabilmente nessuno lo sarebbe. In realtà questo è
una paura che, guardando alcuni resoconti di persone che ci hanno giocato, non si è presentata, perché in realtà molte persone tendono, e questo è abbastanza spaventoso se si pensa a come hanno cercato di evitarlo i giochi di ruolo, almeno quelli contemporanei, tendono tutti a tirare l'acqua al proprio mulino e quindi giocare in maniera estremamente egocentrica e utilitaristica verso di loro, anche quando si va a discutere delle caratteristiche, che è molto probabilmente come si comporterebbero molti in una situazione di crollo della società. Quindi da quel punto di vista è perfettamente coerente, ma probabilmente non tanto interessante da giocare al tavolo. Quindi il mio consiglio è che, se lo volete giocare in questo modo, giocatelo con un party che conoscete molto bene, che sapete non crea conflitti di sorta. Dall'altro punto di vista, questi passaggi, ho detto appunto di votazione, di decisione corale, dovrebbero essere seguiti alla lettera, teoricamente anche nel caso in cui tutti create, e qui è un out, o fate tutti voi stessi o fate tutti dei personaggi inventati. Appunto, se state creando dei personaggi inventati, il gioco dà la possibilità, ma dice che i passaggi devono essere seguiti ugualmente. Ora, questo secondo me è inutile, perché se ci sono già problemi nel votare le caratteristiche che gli altri hanno dato ai propri personaggi quando si sta parlando di noi stessi, figuriamoci votare le caratteristiche di un personaggio immaginario esclusivamente dipendendo dall'arbitrio della storia che vi ha raccontato il giocatore del suo personaggio. Secondo me anche lì o si finisce in discussioni inutili, oppure tutti dicono sì, va bene, tieni queste caratteristiche. Quindi, se io vi potessi dare un consiglio in questo caso, soprattutto per evitare inutili discussioni e allungare la creazione del personaggio, se giocate tutti di personaggi inventati, la parte della votazione potrebbe tranquillamente essere in questo caso saltata, nel caso almeno non la vogliate davvero provare, e sostituita con una tranquillissima sessione zero in cui si discute un po' il concept dei personaggi, tipo ragazzi, il mio è un militare, va bene se mi tengo un'arma da fuoco o qualcosa del genere. Ora andiamo a parlare velocemente del sistema in cui si implementeranno tutti questi elementi. Ora ve lo spiegherò facendo qualche tiro di dado e poi ritornerò su di me. Allora, iniziamo con il costruire la nostra pool di dadi. È costituita da dadi positivi, che saranno bianchi, e negativi, che saranno rossi. Innanzitutto bisogna inserire obbligatoriamente un dado positivo. A questo punto noi prendiamo i dadi corrispondenti al valore della nostra caratteristica, ad esempio una caratteristica con valore 3, e dobbiamo controllare, in questo caso se ce ne sarà uno, se abbiamo dei tratti o dei dadi bonus che ci vengono dati dall'equipaggiamento. A questo punto inseriamo i dadi negativi. I dadi negativi vengono dati dalla difficoltà, che ci indica il master, ipotizziamo 2. Se abbiamo dei tratti negativi che entrano in gioco, ipotizziamo 1. E se si attiva qualche trauma del nostro personaggio, di nuovo ipotizziamo 1. Situazioni ambientali specifiche della prova potrebbero darvi ulteriori dadi. A questo punto tiriamo tutti i dadi e andiamo a individuare se ci sono delle coppie fra dadi positivi e negativi. In questo caso uno rosso e uno bianco si eliminano e un 6 rosso e un 6 bianco si eliminano. Questi sono i dadi rimasti. A questo punto separiamoli e andiamo a vedere: c'è almeno uno dei dadi bianchi che ha fatto un risultato inferiore o uguale a quello della caratteristica che stiamo utilizzando, che in questo caso, ricordo, era 3. Sì, c'è un 1. Dunque la prova è riuscita. In questo caso fate quello che volete, riuscite nella prova. I dadi rossi dovranno essere segnati, i dadi rossi rimasti dovranno essere segnati come stress sotto la caratteristica di riferimento. Bene, allora, cosa abbiamo capito di questo sistema? È molto semplice ed è uno dei punti che è stato anche qui particolarmente lodato, perché una volta che siete nel meccanismo è rapido, abbastanza intuitivo, ma allo stesso modo chi è un pochino più attento si sarà potuto accorgere che è un sistema assolutamente mortale. Questo perché ogni volta che si tira, bene o male, c'è il rischio che almeno un punto di stress venga accumulato. Come ho detto facendovi vedere la scheda,
quando si riempie una delle barre di stress sotto una delle caratteristiche, totalmente si muore o comunque si è incapacitati in un altro modo e il personaggio viene perso. Recuperare lo stress non è assolutamente semplice, perché il manuale richiede sostanzialmente una sorta di psicoanalisi fatta sia in game sia all'esterno con il party del personaggio, che è in realtà non troppo chiara, ma questo non è un problema della Isola di Ilion, probabilmente anche la versione inglese che lo spiega in un modo un po' complesso, ma sono assolutamente sicuro che giocatori di ruolo minimamente sensibili o che hanno già qualche campagna, diciamo, nel loro repertorio potranno tranquillamente capire che vuol semplicemente dire una attività di downtime, un discorso fatto con una persona significativa, esattamente come era per chiarire, diciamo, il bagaglio emozionale che sviluppavano i personaggi in Vesen. Il problema è che in un gioco del genere non sarà sempre possibile, per il semplice motivo, e introduco questo elemento ora, che ci sono due modalità in cui potete giocare a End of the World in generale, da quanto ho capito, soprattutto però in Zombie Apocalypse. La modalità inizio dell'apocalisse, in cui l'apocalisse zombie sta effettivamente scoppiando, e quella in cui sostanzialmente è già avvenuta e si sono già stabilite le comunità dei sopravvissuti, quindi sostanzialmente una situazione molto più alla Walking Dead, quando è diventato effettivamente famoso la serie, ecco. Ora, in questa seconda ipotesi è molto più facile immaginare delle situazioni di downtime in cui si può in un qualche modo diminuire il nostro stress, ma nelle situazioni appunto da inizio dell'apocalisse è molto difficile che voi trovate un paio d'ore per parlare dei vostri problemi con il vostro migliore amico perché state scappando dagli zombie. L'unico modo in cui sostanzialmente potete cercare di diminuire questo stress è azzerare la barra ottenendo un trauma. Questo crea degli elementi abbastanza interessanti, perché voi potreste teoricamente giocare lo stesso personaggio nella stessa apocalisse in due momenti diversi, e i traumi che ha nel secondo momento sono quelli derivanti dallo stress che ha accumulato durante l'inizio dell'apocalisse, che è un concept di evoluzione del personaggio molto interessante. Questo però significa anche che sostanzialmente End of the World è un gioco in cui ogni volta che tirate voi diminuite le possibilità di sopravvivenza del vostro personaggio, perché c'è sempre il rischio, a seconda della difficoltà della prova, di accumulare una grande quantità di stress e quindi avvicinarvi inesorabilmente alla fine del vostro personaggio. Quindi dovete essere molto attenti su cosa tirate, ed è molto facile che magari uno zombie esca fuori da un vicolo e sfortunatamente vi uccida. Da questo punto di vista è molto simile alle prime stagioni di The Walking Dead, in cui nessuno era al sicuro, tutti potevano morire da un momento all'altro per un singolo errore che avevano compiuto. Dall'altro ovviamente vuol dire che è un gioco particolarmente mortale, quindi fate le vostre valutazioni a che cosa volete giocare. L'ultimo elemento di sistema che andrebbe chiarito è quello che riguarda la resistenza allo stress. Ora, se vi ricordate la scheda, accanto alle barre dello stress c'erano dei numeri 1, 2 o 3, 1, 2 e 3, che corrispondevano ognuno a 3 caselle. Questo sostanzialmente è il vostro livello di resistenza allo stress. Che cosa vuol dire? Che maggiormente il personaggio viene stressato in una delle sue caratteristiche, maggiormente diventa anche resistente, diventa diciamo desensibilizzato a quello che sta guardando. Quindi mano a mano che voi accumulate stress diventerete anche più resistenti e ignorerete alcuni dei punti di stress che vi arrivano a seguito di una prova. Ad esempio, se siete già al terzo livello di stress, mettiamo caso avete 7 punti stress, la vostra resistenza è 3, quindi vuol dire che nel caso voi fate una prova e quella prova vi indicherebbe di segnarvi 3 punti stress, voi li avete totalmente ignorati perché sono esattamente pari alla vostra resistenza. Il problema è quando iniziano a essere 4 o magari 5. Il manuale infine si chiude con una nutrita sezione di scenari
che sono divisi in due parti. Per ogni scenario vi sarà indicato quello di inizio dell'Apocalisse e quello di Apocalisse già avvenuta, in modo che potete iniziare allo scoppio, che è interessante e molto carino perché è secondo me una delle parti più interessanti di un Apocalisse zombie, quando tutto va in malora, che è bello da giocare, oppure uno scenario un pochino più classico rispetto a quello che abbiamo visto nei media, ovvero quando l'Apocalisse è già avvenuta da un po' e voi state cercando di sopravvivere alla Walking Dead o a serie simili da un certo punto di vista. Uno dei punti critici che era stato segnalato da molti era il fatto che a causa di questo la rigiocabilità effettiva del titolo fosse molto scarsa, perché una volta giocati gli scenari l'hai già visti, non è divertente rigiocarli. Secondo me è una critica che può essere fatta, ma oggi siamo in un'epoca di GDR fortemente narrativi, è richiesto un minimo di esperienza narrativa a chi sta masterando e perché no anche ai giocatori, quindi non credo nessun giocatore con minima esperienza e master con un minima esperienza di conseguenza abbia problemi a inventarsi il proprio scenario apocalittico. Tra l'altro uno dei consigli del manuale all'inizio è proprio l'idea di cercare, anche se giocate personaggi inventati, di ambientare l'Apocalisse in posti che voi conoscete, magari della vostra città, per cercare di immaginare come vengono storpiati dall'imminente minaccia dei morti che camminano. Quindi io termino qua il video facendo le mie considerazioni di un gioco che ha sicuramente un'idea molto interessante, forse non realizzata in maniera ottimale in alcuni punti, ma che può essere, con un minimo di esperienza, secondo me sistemata dove serve. Ve lo consiglio se non lo avete provato e se vi piace il genere zombie. Tra l'altro è uno dei pochi di giochi di ruolo funzionali con cui potete giocare Apocalissi zombie come tema principale, almeno senza dover stare a modificare elementi dell'ambientazione. Nulla, nel caso voi lo avete giocato oppure lo giochereste, fatecelo sapere, così si può anche discutere un po' delle implicazioni che potrebbe avere giocare voi stessi in un gioco di ruolo del genere. Detto questo, vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a mettere mi piace e a condividerlo, di passare dalle nostre pagine social. Abbiamo Instagram, Facebook e un gruppo Telegram se volete fare due chiacchiere con noi più in tempo reale, appunto su tutti questi elementi di approfondimento su vari giochi di ruolo, ma anche su altro. Abbiamo anche TikTok per contenuti più da TikTok, oserei dire. Francesco D'Alfaro Sentenziam, chiudo.